Il bombardamento di Israele contro l'Iran conferma che in una guerra uno contro uno, l'Iran distruggerebbe Israele e Netanyahu potrebbe salvarsi sotto con la bomba atomica. E questo Bibi lo sa. Il risultato dell'attacco all'Iran è stato tragicomico. Per raggiungere l'obiettivo e coprire i 2000 km che separano Israele dall'Iran, si è dovuto smuovere una macchina bellica abnorme, con ogni tipo di assistenza per i piloti, rifornimento in volo e globo a portare da mangiare, hummus e falafel su tutti. Tutto questo per un piccolo attacco epidermico. Figuriamoci se si dovesse prospettare un attacco massiccio. Si dovrebbero impegnare anche gli aerei della Ryanair, mentre l'Iran bombarda da casa Israele. Il sistema antiaereo israeliano è stato bucato dall'Iran il 14 aprile ed il 1 ottobre 2024, nonostante la metà dei missili iraniani sia stato abbattuto dagli americani, a cui gli iraniani avevano anticipato orari, traiettorie, numero di serie di missili, oltre a 3 nomi a caso della formazione della nazionale di calcio che nel 1941 disputò il suo primo mondiale. Se Iron Dome avesse dovuto fare tutto da solo, Israele sarebbe stata ridotta in macerie, utile solo come un grande parcheggio di un'eventuale Ikea. Voi direte, sì vabbè, stai esagerando. E invece no, vi spiego il motivo. I missili ipersonici iraniani raggiungerebbero Israele in 7 minuti, i missili balistici in 12 minuti ed i missili della crociera in 2 ore. I generali iraniani possono bombardare Israele premendo un bottone dal divano di casa. I generali israeliani, per bombardare l'Iran, devono produrre uno sforzo appena inferiore all'apertura del Mar Rosso, come tempi biblici. Anche parlando di territorio, Israele perde 6-0-6-0. L'Iran ha un territorio estesissimo, con moltissime risorse, al contrario di Israele che ha un territorio minuscolo. In una guerra di annientamento, l'Iran impiegherebbe un tempo relativamente limitato per martoriare tutto il territorio israeliano. Israele invece avrebbe bisogno di un'era geologica. Per non parlare della popolazione, che in Iran conta 90 milioni di abitanti, contro quella ridottissima di Israele. L'esercito con la stella di Davide è concepito per confrontarsi con milizie come Hamas ed Hezbollah o per sterminare migliaia di palestinesi indifesi. L'aviazione può fare il giro del palazzo e spingersi verso i paesi confinanti, più deboli ovviamente, come il Libano, l'Egitto o la Siria, ma non può minimamente combattere una guerra di logoramento con l'Iran. Israele deve trasformare i cittadini che producono beni e servizi in soldati improduttivi. L'economia israeliana è entrata in crisi da quando è entrata a Gaza e stiamo parlando della città più povera, debole e indifesa del mondo. Riassumendo, l'esercito israeliano sembra fortissimo grazie anche ai vari organi di stampa, perché combatte contro i debolissimi e ha alle spalle la sorellona maggiore, l'America, che è sempre pronta quando si tratta di bombardamenti. Ecco il motivo dello sviluppo da parte di Israele della bomba atomica. Quindi, dovendo elencare i motivi per cui Israele non avrebbe nessuna possibilità in uno scontro 1-1 con l'Iran, direi che 1. Ha un territorio minuscolo, 2. Una popolazione piccolissima, 3. L'economia fragile come un cristallo di Boemia, 4. Pochissime risorse, 5. Iron Dome non ha assolutamente i missili a sufficienza e non è in grado di intercettare i missili più sofisticati iraniani, e 6. Una parte della popolazione israeliana, è sempre in rivolta. In pratica Israele è più forte dell'Iran, come l'Ucraina è più forte della Russia.